Ciao a tutti! In questo nuovo video vi illustrerò la storia della E402A, dal progetto alla trasformazione. Buona visione! Sul finire degli anni '80, prima dell'imminente apertura della direttissima Firenze-Roma, gli unici mezzi di trazione che avrebbero permesso l'impostazione di servizi alla velocità massima di 200 km/h erano le 444 che, pur essendo delle buone macchine, erano state realizzate all'inizio degli anni '70 con una tecnologia ormai datata e che, soprattutto, erano in grado di viaggiare alla velocità massima di 200 km/h solo per pochi km e per pochi minuti, tra il 1981 e il 1983 i tecnici del Servizio Materiale e Trazione di Firenze elaborarono il progetto di una locomotiva per treni veloci da affiancare alle 444. Il progetto venne impostato secondo la filosofia dell'epoca su una locomotiva universale, cioè in grado di rimorchiare treni passeggeri impostati a 200 km/h e treni merci a 100 km/h, a 4 assi motori. Definite le caratteristiche di massima della locomotiva, occorreva definire il tipo di azionamento, scartato a priori l'azionamento di tipo reostatico, ormai obsoleto, venne preferito un azionamento a invertere azionamento trifase, un campo che in ambito FS aveva visto una prima sperimentazione parziale con le locomotive E633 di una decina di anni prima, le quali montavano sia i vecchi reostati, sia una versione primordiale di inverter. Tale scelta fu fatta considerando gli innegabili vantaggi offerti dai motori di trazione asincroni trifase nei confronti di quelli a trazione continua, minore massa a parità di potenza, minori costi di manutenzione e maggiore affidabilità. Anche per il carrello e per il sistema di trasmissione furono utilizzate soluzioni tecniche inedite, in modo da conferire alla locomotiva elevate qualità di marcia, senza ricorrere a soluzioni sofisticate e costose come quelle utilizzate sui treni ad alta velocità. Venne così definito il nuovo gruppo E402, con le seguenti caratteristiche: motori a trazione asincrona trifase, velocità massima 220 km/h, azionamento costituito da 2 convertitori elettronici, uno per ogni carrello, a controllo automatico, frenatura elettrica reostatica, a recupero e mista. Essendo un mezzo rivoluzionario per l'epoca, le FS decisero che prima di passare alla realizzazione delle locomotive di serie sarebbe stato prudente realizzare un rotabile provvisorio per poter effettuare le prime verifiche di massima sui carrelli, sulla trasmissione e sui convertitori di trazione e 5 rotabili di preserie per sperimentare le soluzioni da applicare sulle macchine definitive. Il 29 ottobre 1982 venne ordinato alle officine reggiane e all'Ansaldo un simulacro della futura locomotiva, classificato E402000, per compiere le prime sperimentazioni. Esso presentava una cassa uguale a quella prevista per le macchine di serie per valutare l'influenza aerodinamica del muso sui pantografi. L'interno era per metà attrezzato a laboratorio, mentre l'altra metà conteneva il convertitore elettronico, la zavorra per portare il peso totale alle 84 tonnellate delle macchine di serie e uno spartano banco di manovra. Sulla testata della cabina di guida non utilizzata erano collocati gli accoppiatori elettrici necessari al collegamento a una locomotiva E444 che aveva il compito di fornire energia al complesso. Consegnato il 25 marzo 1985, effettuò diverse corse di prova sulle linee Roma-Firenze, direttissima e lenta, Firenze-Pisa e Verona-Brennero. Contemporaneamente le FS ordinarono alle stesse ditte 5 esemplari di preserie, classificati E402, con numerazione da 001 a 005, che vennero consegnate tra il 31 maggio e il 29 dicembre 1988 e assegnate al Deposito Locomotive di Firenze. Messe subito in servizio nei turni, inizialmente sussidiate da una locomotiva a chioccia con doppia trazione in testa ai treni, già nei primi mesi di esercizio la parte elettronica necessitò di diverse messe a punto per migliorarne l'affidabilità, mentre la parte meccanica risultò eccellente fin dall'origine. Confortati dai risultati delle prime prove, già nel corso del pre-esercizio, il 21 agosto 1992, le FS ordinarono 40 locomotive di serie,
classificate E402, con numerazione da 006 a 045, allestite con una cassa di nuovo disegno nella parte frontale per migliorarne il comportamento aerodinamico alle alte velocità, ma con meccanica e parte elettronica comune agli esemplari di Praserie. Terminate le sperimentazioni, nel 1998 le 5 locomotive di Praserie vennero accantonate momentaneamente presso l'officina grandi riparazioni di Foligno, dove le componenti elettriche vennero aggiornate, per poi essere rimesse in esercizio a partire dal gennaio 1999, a eccezione della E402-001 che venne avviata alla demolizione. Nel giugno del 1994 iniziarono le consegne delle macchine di serie che si protrassero fino al 1996. Assegnate al deposito di Firenze, dopo alcuni mesi di prove, tra cui quelli di avviamento e slittamento sul Brennero, vennero affiancate alle 444R che sulla direttissima, con gli IC impostati a 200 km/h, viaggiavano al limite delle loro prestazioni. Nel 1999, in concomitanza della divisionalizzazione delle Ferrovie dello Stato, le locomotive vengono assegnate alla divisione passeggeri e le unità 002 e 003 rientrano in servizio. 15 unità vengono assegnate al deposito di Mestre e dal dicembre 2000 diventano titolari dei primi Intercity reversibili da 200 km/h con le nuove carrozze UIC Z1 semipilota. Composizioni bloccate assimilabili dal punto di vista dell'esercizio agli elettrotreni. L'orario estivo vede l'estensione delle composizioni reversibili sull'asse Milano-Roma, ma per alcuni problemi nella comunicazione tra le centraline di comando della carrozza pilota e della locomotiva, tali servizi dovettero essere parzialmente sospesi. Nel 2002, risolti i problemi al telecomando, tutte le unità in servizio vengono riassegnate ai depositi di Milano e Mestre. Contemporaneamente rientrano in servizio le unità di Praserie 002 e 005, mentre il simulacro e la 001 vengono accantonate e avviate alla demolizione. Le unità milanesi prestano servizio principalmente sulla dorsale Milano-Napoli, mentre da Venezia le 402 vengono poste al traino degli Intercity reversibili tra Venezia, Milano, Livorno e Udine e sulla Venezia-Napoli. Con l'avvento dell'alta velocità, nessuna delle macchine del gruppo E402 avviene assegnata ai nuovi servizi Frecciabianca, mantenendo il traino dei servizi IC rimasti, in sostituzione delle 444R che vengono via via accantonate. Il servizio delle 402 termina definitivamente la mattina del 30 aprile 2019, quando la E402-030 giunge a Roma con un Intercity notte da Trieste, venendo poi trasferita il giorno stesso a Foligno per iniziare il percorso di trasformazione in E401. La locomotiva è caratterizzata dall'elevata potenza massima, 6 MW sottocatenaria a 3000 V sviluppabile per 20 minuti, e 5.2 MW continuativi resi già a partire da 133 km/h e fino alla massima velocità di 220 km/h, il che la rende adatta anche al valico di linee a forte pendenza oltre che all'esercizio nelle tratte più veloci. Nel 2013 fu indetta la gara per la trasformazione dell'intero gruppo, prototipi esclusi essendo già stati accantonati in precedenza, in locomotive monocabina, con sostituzione degli azionamenti elettronici per il traino dei convogli in servizio Intercity, che da fine 2016 hanno ricevuto i nuovi schemi di colori chiamati Intercity Giorno e Intercity Notte. A marzo 2016, per stabilire una distinzione dal gruppo di locomotive originario Trenitalia, ha deciso di ribattezzare le nuove macchine in E401, mantenendo comunque invariati i numeri di serie da 006 a 045. La prima macchina oggetto di trasformazione è l'unità danneggiata 013, che sarà seguita successivamente dalla 015, dalla 026, dalla 022 e dalla 016. Dopo una lunga serie di corse prova condotte sul circuito di Velim, il 19 gennaio 2017, l'unità 013 è stata testata sulla rete ferroviaria nazionale, in particolar modo nella tratta compresa fra le città di Orte e Terni, ottenendo di fatto buoni risultati, tanto che nel mese di dicembre tale unità entrò in servizio effettivo accanto alla 026,
Prima macchina del gruppo a svolgere il traino di convogli Intercity al seguito di carrozze UIC Z1. Il 30 aprile 2019. Si è conclusa ufficialmente la consegna delle E402 da trasformare alle OGR di Foligno e il successivo 23 dicembre è terminata la trasformazione del gruppo E402A in E401. Con la restituzione dell'unità 030, ultima trasformata. Attualmente l'intero gruppo veste la livrea Intercity Giorno. La prima livrea ricevuta da queste locomotive era caratterizzata dalla presenza di una porzione di colore rosso, al di sotto dei fanali, in corrispondenza delle prese d'aria laterali, dei finestrini frontali delle cabine, e sulla parte superiore. La restante parte della macchina era di colore bianco. La seconda livrea rappresenta lo schema dei colori denominato ICXMPR. La disposizione dei colori era la stessa della prima livrea, ad eccezione della zona delle prese d'aria laterali, sostituendo il rosso con il verde pantone. Dopo la trasformazione in E401, tutte le nuove macchine hanno ricevuto la livrea Intercity Sun.